Bene ragazzi, cominciamo a parlare, spero sinteticamente, del colonialismo nel 600 e nel 700, argomento che ci porterà anche alla rivoluzione americana, perché in fondo la rivoluzione americana, l'indipendenza degli Stati Uniti, deriva dal colonialismo. Si tratta ovviamente di colonie inglesi in Nord America che si ribellano e diventano indipendenti. Abbiamo già visto che nel 400 e nel 500, vi ricordate le scoperte geografiche, le esplorazioni, ma quella è anche l'epoca della formazione dei primi imperi coloniali, no? Da secoli le potenze europee non riuscivano a conquistare colonie al di fuori dell'Europa. Abbiamo visto che in precedenza del 400 e 500 i due praticamente unici imperi coloniali europei erano quelli del Portogallo e della Spagna. Poi, come abbiamo visto in altri argomenti, però nel 600, nel 700 Spagna e Portogallo vanno in declino, quindi si inseriscono nuove nazioni europee, d'accordo? Nel 600 e nel 700, mentre spagnoli e portoghesi declinano, perderanno anche alcune colonie, altre ovviamente le manterranno, si inseriscono potentemente nel traffico internazionale, oceanico e nel sistema coloniale paesi come l'Olanda, le Province Unite, la Francia e l'Inghilterra. Iniziamo a parlare dell'Asia. L'impero coloniale portoghese, ne abbiamo ampiamente parlato in un ciclo di lezioni precedenti, era un impero coloniale leggero. Vi ricordate cosa significa leggero? I portoghesi occupavano, spesso con il consenso delle autorità locali, dei porti, delle località sulla costa attraverso cui commerciavano, quindi non vi era un dominio nell'entroterra, non vi era quasi mai da parte dei portoghesi un dominio militare, d'accordo? Ma era costituito il loro impero da basi commerciali sulla costa, d'accordo, con cui appunto commerciavano. Certo, avevano fatto delle guerre spesso per appropriarsi di quelle basi, ma non controllavano totalmente il territorio o l'entroterra. E ai portoghesi conveniva infatti commerciare. Ricordate che ebbero il monopolio di pepe e spezie dall'Indonesia all'Europa. Abbiamo ben studiato il fatto che i portoghesi conquistano l'Indonesia e a partire da isole come le Molucche, le isole Molucche o altre portano pepe e spezia in Europa. E i portoghesi appunto commerciavano, per esempio, commerciavano tra Cina e Giappone, avevano la loro base in Cina, il porto di Macao, commerciavano tra Cina e Giappone, tra Macao e la città di Nagasaki. Nagasaki è sempre stata la città giapponese porta d'ingresso degli europei nel Giappone anche nei secoli successivi. E quindi che cosa facevano i portoghesi? Scambiavano sete, tessuti di seta dalla Cina al Giappone, dove li rivendevano questi tessuti di seta in cambio di oro e argento. Diciamo che l'unico caso di dominio territoriale dei portoghesi fu l'isola di Ceylon. Già abbiamo studiato che alla fine del 500, lì in quelle zone, arrivano gli olandesi e sostituiscono i portoghesi. Non ripeteremo le guerre che dalla partita alla fine del 500 poi in tutto il 600 impegneranno olandesi contro portoghesi. Gli olandesi toglieranno al Portogallo l'Indonesia, toglieranno al Portogallo anche il Sudafrica, da cui elaboreranno gli olandesi una via commerciale marittima diretta molto più conveniente, senza, senza dover costeggiare tutta l'India, tutto l'Oceano Indiano sulla costa. Riusciranno ad andare a navigare direttamente da Città del Capo, dal Sudafrica fino all'Indonesia. Quindi gli olandesi si appropriano dell'Indonesia, ma ricordate che più che altro la FOC, ne abbiamo già parlato, la compagnia olandese Indie Orientali che si appropria dell'Indonesia. Ricordate che nel sistema del mercantilismo ogni Stato concedeva in regime di monopolio il traffico da e per le
colonie e la madrepatria a una compagnia navale privata che agiva in maniera monopolistica. Quindi la FOC, la compagnia olandese delle Indie Orientali, non rispettava le leggi delle Province Unite dell'Olanda, si comportava quasi come se fosse uno Stato indipendente, dichiarava guerra, stipulava trattati senza essere proprio controllata dallo Stato olandese. Si appropria, abbiamo visto, dell'Indonesia cacciando i portoghesi. A differenza dei portoghesi, il colonialismo olandese, ma questo già in parte l'abbiamo detto parlando dell'Olanda in precedenza, è molto più pervasivo, molto più aggressivo, molto più crudele, che implica lo sfruttamento delle terre, non soltanto il commercio. Certo, anche gli olandesi praticano il commercio, sempre quello, pepe e spezie verso l'Europa, oppure anche loro il commercio in Cina, il commercio in Giappone, strappano ai portoghesi anche l'isola di Ceylon e tra l'altro da un certo punto gli olandesi saranno gli unici europei ammessi a commerciare il Giappone, perché abbiamo visto una lezione a parte, il Giappone dei Tokugawa si chiude totalmente all'influenza e all'ingresso degli occidentali, quindi gli olandesi sono gli unici che vengono ammessi, davano meno fastidio dal punto di vista dei giapponesi, non andavano lì per convertire, d'accordo con i missionari, eccetera, ma soltanto per fare affari. Gli olandesi si appropriano anche dell'entroterra, per esempio a Giava non si accontentano dei porti sulla costa, non si accontentano del commercio. A Giava viene trapiantata la canna da zucchero e il caffè, quindi economia di piantagione degli olandesi in Indonesia, a Giava e poi anche in parte a Sumatra. La capitale dell'impero coloniale olandese era Batavia, che è l'attuale Giacarta, no? La grande città, la capitale dell'Indonesia. Costringo i nativi a coltivare caffè e canna da zucchero a Giava. Caffè e canna da zucchero non sono adatti al clima di Giava, dell'Indonesia. Inoltre la popolazione locale non li aveva mai consumati, ma agli olandesi molto crudeli non interessava l'alimentazione della popolazione locale, distruggevano per esempio i campi di riso che a loro non interessavano per produrre caffè o zucchero che invece venivano lautamente venduti in Europa. Quindi un colonialismo che sottomette anche l'entroterra, che diventa un dominio territoriale. I nativi sono costretti a disboscare, quindi anche l'habitat naturale di Giava, di queste colonie indonesiane, di queste colonie asiatiche, veniva devastato. Abbiamo anche dei mutamenti ambientali assolutamente deleteri. Gli olandesi erano molto crudeli, sterminarono varie popolazioni all'interno delle isolette dell'Indonesia che non volevano sottomettersi, d'accordo? Sapete con chi altro commerciavano sia i portoghesi sia gli olandesi? Con gli spagnoli. Vi ricordate che gli spagnoli sia nella madrepatria sia nelle colonie non riuscivano a produrre niente, non riuscivano a produrre merci? Ebbene, dovevano essere riforniti da mercanti stranieri anche nelle colonie, questo l'abbiamo già detto. E qual era l'unica colonia spagnola in Asia? Vi ricordate? Erano le Filippine, scoperte da Magellano. E quindi, in realtà, capite, prima i portoghesi, poi gli olandesi commerciavano anche con le Filippine, vendevano merci. Abbiamo visto spesso merci cinesi come la seta cinese, la vendevano nelle Filippine in cambio di oro e argento che gli spagnoli davano loro, oro e argento che arrivava nelle Filippine direttamente con i galeoni dal Messico, da Acapulco. Quindi questo per quanto riguarda l'Indonesia. E comunque vedete, si inseriscono potentemente nel colonialismo gli olandesi. Ora parliamo dell'India, molto molto importante. Se vi era per gli olandesi la compagnia
delle Indie orientali anche per la Gran Bretagna. East India Company, la famosissima East India Company, compagnia inglese delle Indie orientali, d'accordo? East India Company. Anch'essa, compagnia navale privata, si comportava come uno Stato nello Stato, non rispettava le leggi della Gran Bretagna, si comportava come una forza politica e militare autonoma. Nel 600 la Gran Bretagna, per meglio dire l'East India Company, fondarono molte basi commerciali sulle coste dell'India, in particolare Bombay, Madras e Calcutta. Calcutta nel Bengala, nella zona nord-orientale dell'India, sarà la porta d'accesso degli inglesi, appunto, verso la dominazione dell'India. Però anche i francesi avevano numerose basi commerciali in India, ovviamente anche gli olandesi, anche i portoghesi, però sin dall'inizio, o meglio, dalla metà del 600, si capisce perfettamente che la guerra, il conflitto, la competizione per il dominio in India è una competizione a due, soltanto tra Francia e Inghilterra. La Francia possiede anch'essa molte basi in India, basi come Surat, oppure Pondichéry, decisamente la più importante, oppure Coromandel. Inglesi e francesi si inseriscono in India e agevolmente riescono a dominare in molti casi, in molti territori, perché l'India, come abbiamo detto in altre lezioni, era sconvolta dalle guerre civili e infatti ormai l'impero Moghul, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato in altre lezioni, cioè l'impero musulmano in India si sgretola, d'accordo? All'inizio del 700 si disintegra e iniziano tutta una serie di guerre civili molto complesse tra i musulmani mogul, i musulmani dei piccoli principati indiani che erano l'esito del frazionamento del grande impero musulmano Mughul, e gli induisti, gli indù, i principati indù, quindi guerre civili tra musulmani e indù. Inoltre, come già abbiamo detto in altre lezioni, l'India viene sconvolta, sempre durante il Settecento, dall'invasione a più riprese di tribù afghane, da tribù che arrivano dall'Afghanistan. Sia Francia che Inghilterra abilmente si mettono in mezzo all'interno di queste guerre civili, si ingeriscono, prima appoggiando gli uni, poi appoggiando gli altri, quindi dando aiuti militari e in questo modo conquistando territori, ma anche conquistando monopoli di commercio. Noi abbiamo per esempio il francese Dupleix, il governatore francese in India che si chiamava Dupleix, aveva un ambizioso progetto di dominio francese in India. Questo governatore francese porta la compagnia francese, vi ricordate che le compagnie monopolistiche in Francia le aveva fondate Colbert, ve lo ricordate? Porta le compagnie, la compagnia monopolistica francese, guarda caso ha lo stesso nome di quella olandese e inglese, cioè Compagnia Francese delle Indie Orientali, la spinge a ben 2 guerre all'interno della caotica situazione indiana. Ad ogni modo il suo progetto forse è troppo ambizioso, i francesi non hanno le energie, non hanno i capitali per realizzare una vera dominazione in India e quindi Dupleix viene richiamato. Abbiamo già visto, parlando dell'assolutismo francese, che la capacità dei sovrani assoluti francesi di inserirsi nella lotta per le colonie fu piuttosto scarsa rispetto a quella degli inglesi, dove c'era il Parlamento che governava e non i sovrani assoluti. Infatti sono gli inglesi a dominare l'India e a iniziare anche a scontrarsi militarmente con i principati indiani, in particolare nel Bengala. Nel Bengala, a Calcutta, c'era un nababbo, attenzione, un nababbo è un musulmano, è ciò che resta
dell'impero Mughal che ho detto prima, non è un indù, e il nababbo è una sorta di viceré, di amministratore sottomesso al Moghul, perché l'impero Moghul si chiamava così perché il suo capo, l'imperatore, si chiamava Moghul, d'accordo? Quindi l'impero Moghul si era frantumato, comunque in Bengala esisteva ancora un Moghul, d'accordo, un principe musulmano al di sotto del quale c'era il nababbo di Calcutta, il nababbo del Bengala. Viene ripetutamente sconfitto dagli inglesi nel 1577 nella battaglia di Plassey. Poi ricordate lo scontro in India tra inglesi e francesi confluisce all'interno della guerra dei 7 anni. E ricordate nel 1763 come finisce la guerra dei 7 anni in India? Molto male per la Francia. L'Inghilterra stravince, occupa un sacco di basi sulla costa e caccia i francesi dalle proprie basi. La pace del 1763 lascerà alla Francia soltanto poche basi, tra cui quella importante di Pondichéry, ma in realtà al momento della firma della pace della guerra dei 7 anni è chiaro a tutti che nessuno può più fare concorrenza all'Inghilterra. La Francia è l'unica potenza forse che poteva far concorrenza all'Inghilterra in India, viene stroncata nella guerra dei 7 anni, tutti capiscono che l'Inghilterra non ha più rivali in India. Il nababbo del Bengala viene sconfitto una seconda volta nel 1764 a Buckshire e la conseguenza è incredibile. Il nababbo del Bengala e il suo capo, ricordate il Moghul musulmano, accettano che ben 30 milioni di indiani del Bengala paghino le tasse, attenzione, non all'Inghilterra, allo Stato inglese, al governo inglese, ma avete indovinato, bensì all'East India Company. 30 milioni di indiani, una popolazione enormemente superiore a quella dell'Inghilterra o di qualunque Stato europeo, diventano sudditi di una compagnia commerciale privata, quale l'East India Company. Vedete, non sudditi proprio da un punto di vista strettamente militare, iniziano a essere sudditi colonizzati in maniera indiretta, cioè in maniera economica, devono pagare le tasse agli inglesi. East India Company, che ben presto aumenta i suoi possedimenti, e in Inghilterra molti iniziano a protestare perché l'East India Company si comporta proprio in maniera totalmente autonoma dal governo inglese. Il governo inglese stenterà sempre a metterla sotto controllo. L'East India Company diventa una vera e propria forza politica che fa le guerre da sola, senza chiedere al governo inglese. Diventa una vera e propria macchina da rapina. Gli inglesi che sono a capo dell'East India Company fanno quello che vogliono in India. Ci saranno anche casi di corruzione, di ruberie, ma anche di sterminio, d'accordo? Non rispettano le leggi inglesi, fanno quello che vogliono. Se vanno in un villaggio indiano e quel villaggio non riesce a pagare in natura, no, con una parte del raccolto, con il proprio raccolto, le tasse che l'East India Company vuole, spesso i militari dell'East India Company fanno una strage, distruggono anche donne e bambini, quindi l'East India Company si comporta in maniera barbarica, non rispetta le leggi inglesi. I leader dell'East India Company diventano ricchissimi, no? Diventano ricchissimi, vengono chiamati addirittura loro nababbi, i nababbi dell'East India Company, oppure i Raja. Il governo inglese non riesce a mettere sotto controllo l'East India Company. Nomina dei governatori, cioè ci sono dei governatori generali delle Indie nominate da Londra dal governo inglese, che però stentano a mettere sotto controllo la compagnia. Non solo, ma poi si scopre che sono stati corrotti, d'accordo, per permettere alla compagnia dei New Italia di far quel che vuole. Spesso loro prendono soldi dalla compagnia, per esempio dal 1700 al 1805 il governatore generale delle Indie, Richard
Wellesley divenne ricchissimo perché si fece corrompere appunto dalla compagnia, che quindi continuava a spadroneggiare. 1798 1805, poi fu sostituito da altri governatori che comunque anche loro non riuscirono a farsi rispettare dall'East India Company. Proprio nel periodo di governo di Wellesley, l'East India Company riesce a occupare moltissimi territori, la valle del Gange, la città di Delhi e tantissime altre, d'accordo? Parleremo di nuovo dell'India colonia britannica nel 1800, perché poi nel corso del 1800 l'India sarà totalmente conquistata dall'Inghilterra durante il periodo della regina Vittoria. Si completerà la conquista. Il dominio inglese in India è devastante per gli indiani, perché ovviamente gli inglesi impongono la propria economia borghese basata sulla proprietà privata, un'economia capitalistica, mentre invece tradizionalmente in India vi era il sistema delle caste e vi erano delle strutture comunitarie nei villaggi, ma anche per esempio le norme ereditarie o le terre che venivano affittate a vita, d'accordo? Si trattava di un sistema feudale in India che viene completamente sconvolto dall'economia capitalistica inglese. Quindi attenzione, il dominio inglese, inizialmente dell'East India Company e non del legittimo governo inglese, il dominio inglese in India non solo impoverisce economicamente l'India, questo lo vedremo, ma devasta l'India anche da un punto di vista sociale, politico, psicologico, d'accordo? Sconvolge proprio i costumi degli indiani. Riuscirà l'Inghilterra, che ora è diventata Gran Bretagna, a mettere sotto controllo l'East India Company? Pian piano ci riesce, ma poi decide di eliminarla. Nel 1858, dopo un lungo processo, l'East India Company viene eliminata, tutte le sue ricchezze, tutte le sue competenze passano direttamente al governo britannico. Voi direte c'è bisogno di un processo, non potevano farlo direttamente? No, perché le leggi inglesi britanniche erano estremamente rispettose della proprietà privata e quindi ci fu un processo e l'East India Company quindi nel 1858 viene finalmente soppressa. L'India viene avviata al sottosviluppo dal dominio coloniale inglese. Molti inglesi giustificarono il loro dominio, la loro conquista, dicendo che ovviamente portavano la civiltà agli indiani, ma anche da un punto di vista materiale o sociale si vantavano gli inglesi di aver portato un'organizzazione politica, sociale ed economica più moderna al posto del vecchio feudalesimo, del sistema ancora arcaico feudale che vigeva in India. Questo magari è vero, però non c'è alcun dubbio che il dominio indiano significò il crollo economico dell'India. In Gran Bretagna c'era la rivoluzione industriale, siamo nel Settecento, siamo ancor più nell'Ottocento. I cotonifici industriali britannici, Liverpool, Manchester e tantissime altre città, esportano in India delle merci, d'accordo, delle cotonate, dei tessuti di cotone, che prodotti industrialmente costano pochissimo e quindi gli stessi indiani abbandonano le loro cotonate tradizionali, che sono anche belle, colorate, eccetera, per acquistare le cotonate bianche che vengono prodotte in serie dalle industrie inglesi e che quindi vengono vendute in India. Parlando dell'India dell'Ottocento e del colonialismo, vedremo come ogni potenza europea costituisce un monopolio commerciale che comprende sia la madrepatria sia le colonie, quindi in realtà i cittadini indiani, gli esseri umani dell'India che erano diventati sottomessi alla Gran Bretagna, devono a forza comprare le cotonate inglesi, non possono comprare quelle di altri paesi, di altre potenze europee, d'accordo? Perché il dominio coloniale funziona così, ma non è solo così. Gli inglesi credevano nel mercato, fanno arrivare
in quantità enormi, cotonate bianche che vengono fuori dalle industrie inglesi, che costano molto meno rispetto a quelle tradizionali colorate dell'India fatte con il telaio a mano, e quindi il sistema produttivo indiano è sconvolto. Gli indiani non producono più con le loro manifatture artigianali, acquistano prodotti manifatturieri che arrivano dall'Inghilterra, e l'economia indiana va al disastro. Non si può dire che prima dell'arrivo della potenza coloniale, prima dell'arrivo della Gran Bretagna, l'India fosse un paese sottosviluppato come intendiamo noi oggi. L'India, ci sono studi storici seri che documentano questo, produceva prima del dominio britannico, anche all'inizio, durante il dominio britannico, milioni di pezzi di cotone l'anno. Naturalmente il lavoro era artigianale, a domicilio, veniva fatto dai contadini con strumenti preindustriali, col telaio a mano, esattamente come in Inghilterra o in qualunque altro paese occidentale prima della rivoluzione industriale. Poi questi telai a mano non servono più, i prodotti fatti da questi manifatturieri realizzati da questi telai a mano costano troppo rispetto a quelli che arrivano dalle modernissime industrie meccanizzate inglesi. Esisteva un'economia indiana fiorente prima della colonizzazione. L'ultima cosa che possiamo dire dell'Asia riguarda la Cina. Vi ho detto che la Cina commerciava con gli europei, poi però il commercio in Cina nel 700, il commercio degli europei in Cina nel 700 declinò moltissimo perché anche i cinesi come i giapponesi si chiusero alla cultura occidentale. Nel 1733 cacciarono i gesuiti, cioè esattamente come i giapponesi, i cinesi non volevano essere convertiti al cristianesimo dalle potenze europee. Tuttavia la Cina si chiude meno del Giappone perché da un punto di vista commerciale continua ad avere relazioni con le potenze occidentali, però soltanto nel porto di Canton. Mercanti che ormai sono quasi soltanto inglesi e francesi possono commerciare soltanto a Canton. Oppure, attenzione, i portoghesi, ve lo ricordate, avevano il privilegio nel porto cinese di Macao, l'ho detto prima, ma anche qui il traffico a Macao declina. I cinesi impongono dei dazi molto alti alle merci portoghesi in entrata e così via. Voi direte gli olandesi si inseriscono molto poco in questo tipo di commercio in Cina e in India, e abbiamo già detto in altre lezioni che l'Olanda è fortemente in crisi nel Settecento. L'Olanda quindi abbandona ogni velleità in India o in Cina o in qualunque altro posto dell'Asia per concentrarsi unicamente sull'Indonesia. L'Olanda nel Settecento, pur essendo in crisi, riuscirà a mantenere e anche rafforzare le sue posizioni in Indonesia. Quindi intelligentemente le Province Unite, che noi chiamiamo Olanda, pensano: non abbiamo la forza di fare di più, dobbiamo concentrarci su questa nostra, che resterà l'unica colonia in quella zona, ma molto redditizia, ovvero l'Indonesia. Quindi il traffico delle navi olandesi in India, il traffico delle navi olandesi in India o nelle Indie, nell'Oceano Indiano e in Asia, ben presto si riduce ai minimi termini, d'accordo? Abbiamo parlato dell'Asia, quindi prossima lezione parliamo del colonialismo del 6-700 nelle Americhe, e questo ovviamente è particolarmente importante. Alla prossima.